per il cappello uso la colorazione Bordeaux, sempre dei gomitoli alluvionati, più uncinetto numero 7. Intanto faccio un cappio e avvio su per giù 30-32 cm di catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33esima catenella che mi serve per girare il lavoro. Ok, va bene così, anche perché sono a 33 cm, non appena andiamo a lavorare le righe a punto basso di andata e di ritorno, la lavorazione stringe un po'. Comunque andiamo avanti. Continuo lavorando un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 32 punti bassi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32esimo punto basso. Una volta fatto questo faccio una catenella, giro il mio lavoro e continuo sempre con un punto basso in ciascun punto ma in costa dietro. Trentaduesimo punto basso e di nuovo catenella, continuo per la terza riga e per le righe successive facendo sempre allo stesso modo, intanto con questo colore. Terminate le 10 righe in Bordeaux, procedo con la seconda colorazione che decisamente è molto più colpita, ma è semplice il motivo, è un rosa molto chiaro e quindi è molto più evidente il fango dell'alluvione. Chiudo l'ultimo punto in costa, stacco il filato, queste 10 righe corrispondono a 10 cm, giro il mio lavoro, faccio un cappio per comodità, inserisco l'uncinetto nella metà asola, inserisco il cappio e intanto blocco con una catenella. Rientro sempre nello stesso punto e prendo il filo in Bordeaux, così lo blocco fin da subito e faccio un punto basso in costa e proseguo lavorando sempre un punto basso in ciascun punto con la variante più chiara. Anche in questo caso farò 10 righe con il rosa, dopodiché riprendo il Bordeaux e proseguo con le 10 righe. Termino con le ultime 10 righe in rosa per un totale di 40 righe a punto basso in costa dietro. Bene, ho terminato le 40 righe totali, ho raggiunto 40 cm. Questa lunghezza corrisponde alla circonferenza della nostra testa che in generale oscilla tra i 50 e i 55 cm. Siccome la lavorazione a costine è una lavorazione abbastanza elastica, possiamo spingerci fino a 45 cm di lunghezza. Io mi fermo a 40 perché per me va più che bene, per cui siamo a 40 per 31 cm. Adesso andiamo a chiudere il nostro lavoro. Qui avevo fatto una catenella, giro il mio lavoro, lo piego esattamente in questo modo, quindi faccio coincidere i 32 punti con le 32 catenelle iniziali, entro nella prima catenella del pannello Bordeaux e nella solina dietro del punto basso e faccio un punto basso. Quindi punto successivo, seconda catenella con maglia dietro, terza catenella con maglia dietro e continuo in questo modo per i 32 punti che mi ritrovo sia sul lato che sull'altro lato, niente di più semplice.
31esimo punto, 32esimo ed ultimo punto basso. Ok, adesso facciamo una catenella di sicurezza e andiamo a tagliare un po' di filo. Sfilo, ok, mi aiuto con un ago bello grosso e vado a cucire la zona superiore, entrando e uscendo per ciascuna riga. Andiamo a chiudere insomma il nostro cappellino. Facciamo esattamente in questo modo, guardate, è semplicissimo. Entriamo e usciamo. Prima, seconda riga. E nel frattempo ci portiamo il filo. Entriamo ed usciamo. Entriamo ed usciamo. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Entro e riesco da qui. Ok, arrivati a questo punto non ci basterà che tirare questo filo e fermare il nostro lavoro e chiudere il nostro progetto esattamente in questo modo. Prendo la coda iniziale e faccio 2 nodini. 1, 2 e anche 3. Ok, possiamo staccare i fili, capovolgere il nostro lavoro. E voilà, questo sarà il risultato. A piacere è possibile andare a realizzare un pompon da andare a cucire all'estremità, oppure lo lasciate semplice così. Poi fate una bella svoltina, tipica di questo cappello molto basic. E voilà, il nostro cappellino è così pronto. Adesso non mi rimane che andarlo a lavare, smacchiare insomma, e togliere il fango dalla zona più chiara. Ecco qua, l'acqua come notate è calda. Faccio così. Strofino anche delicatamente, l'ho fatto ieri sul maglione, facendo così si è tolto, guardate, si toglie tutto. Vabbè, il sapore di Marsiglia è qualcosa di eccezionale, sgrassa tutto. Poi comunque è un detergente, un sapone neutro. Wow, già smacchiato. Tra l'altro guardate il colore, sembra viola, è bordeaux in realtà. Acqua calda. Lo sporco, io adoro vedere lo sporco, anche quando faccio le pulizie. Ecco qui lo sporco. Comunque vi consiglio acqua calda, fate prima, piuttosto che acqua fredda. Dovete stare più che altro attenti con la centrifuga quando andate in lavatrice. Dunque continuerò in questo modo come avete visto finché l'acqua non esce del tutto pulita, ancora è leggermente sporca. Credo che ripetendo l'operazione che vi ho mostrato poco fa, con risciacquo dovrebbe uscire pulita. E metto anche questo ad asciugare. E voilà, come nuovo! Il rosa ha ripreso la sua vivacità. Che bel rosa, ci sta bene col bordo. Ovviamente l'ho lasciato 10 minuti in acqua calda con l'ammorbidente, infatti è super morbido e profumato, ma già era morbido prima dell'ammorbidente.